Bentornati in questa nuova puntata. Le volte scorse abbiamo visto l'ambiente Windows, come fare appunto un'installazione pulita sia su un computer nuovo come su un computer vecchio usando il software Rufus, creando una chiavetta USB bootabile, avviabile via BIOS, bypassando il TPM, il Transfer Platform Module, e bypassando anche la rete internet durante i primi aggiornamenti, durante l'installazione di Windows, e come bypassare l'account Microsoft per avere un account offline in locale. Poi abbiamo anche visto come durante la fase pre-installazione di Windows ci va ad installare sulla nostra macchina, sul nostro computer, i driver base per quanto riguarda la rete, la scheda grafica, il chipset, mette quelli di base nei primi aggiornamenti durante l'installazione. Poi abbiamo visto come noi da un altro computer, sempre con chiave USB, andiamo nel sito web del vostro computer, del vostro produttore, nel mio caso Asus, nel vostro quel che è HP, Lenovo, Sony, andate nel sito web del vostro produttore, immettete il nome della vostra macchina, del vostro laptop, eh, il nome eh, del vostro PC, appunto, nella barra di ricerca del sito web del produttore, e da lì andate alla ricerca, trovate i download, trovate tutti i driver disponibili. Quindi noi abbiamo visto come installare, appunto abbiamo installato il chipset della scheda madre, poi al security driver, e poi infine il VLAN che ci mancava. Non c'era proprio il VLAN sul nuovo computer, quindi su un altro computer con chiavetta USB abbiamo installato. Lì è stato dei passaggi in più, perché siamo dovuti andare appunto nel pannello di controllo per vedere il nome del nostro chipset. Abbiamo fatto così. Gestione dispositivi, e andiamo sulla scheda di rete, no? Che è nel nostro caso Realtek. Era da fare più passaggi per andare a trovare eh, la scheda di rete, appunto, dove c'è il MAC address, no? E il NIC, Network Interface Card, è proprio la scheda, la carta fisica all'interno del vostro PC, della vostra scheda madre. C'è la carta LAN o VLAN, Wi-Fi, proprio il NIC si chiama, Network Interface Card, è una card, e all'interno sopra è marchiato il MAC address a 12 cifre alfanumerico univoco per ogni hardware. Questo è il nome del nostro hardware, e poi facevamo tasto destro priorità perché dovevamo sapere ehm, il nome del driver da installare, quindi sotto dettagli, descrizione del dispositivo, ID hardware, e il primo era il nome del nostro hardware, del nostro NIC, della nostra scheda di rete, appunto. Wi-Fi in questo caso, no? Che era 10 dev, quindi era un driver Realtek. Infatti è Realtek il nostro scheda di rete, e non MediaTek, che era l'altro. Nel nostro caso era Realtek, abbiamo installato anche quel driver, e dopodiché eh, avevamo il wifi, no? Che ci mancava, no? Poi è apparsa all'inizio, c'era solo il Bluetooth.
Avevamo appunto parlato, continuando, dopo l'installazione, appunto fare una pulizia per eliminare Copilot, che è integrato in Windows, e l'AI di Microsoft, che è stata installata in origine da Microsoft, ma non l'hanno mai evoluta, e non è granché, e ci spia, quindi andiamo a eliminare. Andiamo ad abbassare la telemetria, come vi dicevo la telemetria non possiamo eliminarla del tutto perché avremo problemi futuri con gli aggiornamenti Windows e col Microsoft Store e in generale col sistema operativo. La teniamo disattivata, dormiente, così lo stesso anche per OneDrive del cloud di Microsoft Windows, Google Drive anche, Recall andremo a disattivare, faremo un debloat, che è una pulizia dei bloatware, che sono quelle applicazioni nascoste che Windows durante gli aggiornamenti installa, come anche i game, come Solitario, che stanno lì, non li usiamo e appesantiscono il sistema, rallentano il sistema a lungo andare. eh, Installa continuamente Windows poi aggiornamenti, quindi conserva dei file log data che appesantiscono il computer, quindi di tanto in tanto bisogna fare una pulizia anche dei file temporanei. E non solo, comunque questi bloatware sono applicazioni che appesantiscono il sistema, che si avviano in background, cioè all'avvio, automaticamente all'avvio del sistema. Quando accendiamo il computer si avviano automaticamente, affaticano il sistema, quindi noi le andiamo ad eliminare, disattivare, faremo una pulizia generale. Io ho creato uno script, con questo script che andremo a vedere oggi appunto ridurremo la telemetria e la raccolta dati, disattiveremo i servizi e le app considerati inutili, alleggeriremo il sistema, quindi sarà molto più reattivo il sistema operativo per lavorare, limita funzioni cloud e gaming, se non usiamo il gaming, e prima di tutto creiamo un backup e un log prima delle modifiche. In pratica ci sono due maniere per fare questo. Questo è lo script. Ci ho lavorato, è stato un lavoro enorme, 3 mesi, alla ricerca di vari debloat, debunking da poter fare, pulizia del sistema online. Sono andato alla ricerca in concomitanza con l'aiuto di OpenCloud e Gemini AI. Mi hanno aiutato molto le AI a comporre tutto questo script, perché è composto da vari punti ed è molto lungo. L'ho diviso in blocchi, in tutto sono più di 30 blocchi. Oggi andremo a vedere una metà. È molto lungo, quindi dividerò il video in due parti. Oggi sarà la prima puntata, poi uscirà domani la seconda. E appunto ci sono due maniere per poterlo fare: o creando uno script intero e salvandolo come PS1, un file exe, executable, eseguibile, che quando noi lo salveremo questo file sotto la cartella folder che noi vogliamo, lo andiamo ad aprire PowerShell come amministratori e cd, change directory, cambiamo la directory, andiamo sotto la cartella dove c'è questo file e invio, manderà in output tutto lo script che abbiamo salvato in questo file txt sotto PS1, che è un file eseguibile. Avvierà tutte le istruzioni in questo script. Il problema è che se c'è un errore all'interno o Windows, PowerShell di output ci dà un errore, noi non sapremo, dovremo andare alla ricerca su tutto lo script, essendo enorme, andare alla ricerca di dove è il punto di errore. Quindi la maniera più corretta è come faccio io, essendo lungo, l'ho diviso in blocchi, ad ogni blocco diamo l'input, diamo invio, e Windows di risposta ci dà un output positivo o negativo, spero positivo, e verrà tutto salvato in un file log. Infatti al punto 3
noi andiamo a vedere che creiamo un log path, un environment, un ambiente virtuale come user profile, come utente profilo, il profilo utente. Creerà un file log che verrà salvato come txt, file di testo sul computer, un semplice file che alla fine di tutto potremo eliminare o salvare su una chiave USB perché all'interno conserverà tutto, cioè gli input che gli abbiamo dato e gli output di risposta che ci dà Windows, quindi gli eventuali errori, i messaggi ok, i messaggi error e il testo write host. Non solo, conserverà tutto il nome del nostro sistema, il nostro login, perché noi faremo in questo script di modifica del sistema come amministratori faremo una pre-fase preparatoria per Windows, quindi i primi pezzi fino al 4 sono di fase preparatoria per dire a Windows, a PowerShell, che noi siamo amministratori generali e stiamo preparando il sistema a ricevere uno script, quindi salverà tutto in un file log, in un file txt, tutto, sia gli input che l'output, quindi noi potremo fare poi un debugging andando a controllare questo file txt salvato su Note, aprendolo vedremo tutti gli output, registrerà tutti gli output e gli errori che ci dà e vedere come andare a modificare, a correggere. Per cui questo file poi o lo eliminate perché ci sono dati troppo importanti, tutti i dati del nostro computer, del sistema operativo, o lo mettete su una chiave USB. Punto, nel primo blocco noi andremo a mostrare a testo a PowerShell write host. Foreground color è solo un colore cyan, una specie di colore che noi diamo di output di testo, è solo un semplice testo per dire a PowerShell che da questo momento creiamo un safe mode. È solo una schermata introduttiva leggibile che ci dà di output questo, leggibile a testo. Quindi noi ora andiamo a copiare, apriamo PowerShell, prima di tutto, come amministratori, tasto destro, ad esempio come amministratore, sì. Ed ecco qua. Noi copiamo, non esattamente, io ho fatto un errore qui avendo messo due volte foreground color chain, questo lo togliamo, solo una volta basta perché mi dava errore, ho già fatto. Quindi copiamo tutto in qua, copia, tasto destro, e poi terminiamo con write off, copia, invio. E come vedete ci stampa a testo quello che abbiamo scritto, semplicemente. Ora andiamo al blocco 2. Il blocco 2 cosa fa? Controlla se PowerShell è aperto come amministratore. If not, abbiamo una casuale.
Se no, security principal, window principal. Ottiene l'utente corrente. Get current, cioè noi come amministratori. Is in role determina, verifica che l'utente ha privilegi admin. If not, appunto, se no se non sei amministratore mostrerà errore o tasto pause oppure chiudere lo script exit. Quindi evita errori di permessi, che noi siamo amministratori, quindi andiamo a copiare. E incolliamo. Invia. L'ho preso. Il log 3. Facciamo in questa maniera. Sì, speriamo che meglio. Ok. Allora, abbiamo dato il 2 e ora andremo al passaggio numero 3. In pratica qui è dove creerà il log path, il file txt, dove salverà tutti gli input e gli output di conferma o errore e tutti i dati del nostro computer, quindi il login, l'account, il nome del computer, il nome del MAC address, tutto. Quindi lo andate a eliminare alla fine solo questo file. Ah, premetto una cosa, se nel caso il video appunto lo divido in due parti, oggi vedremo diversi punti. Se nel caso anche voi interrompete lo script oggi e lo chiudete PowerShell e il computer, riprendete domani, per riprendere dovete ricominciare a dare i comandi dall'1 al 5 minimo. Dovete ripetere la cosa perché altrimenti chiudendo PowerShell poi Windows, se non fate tutto in una volta, Windows cancella quella partizione environment, quindi bisogna ripetere il giorno dopo minimo dall'1 al 5 per continuare poi dal numero 7 in poi. Quindi andiamo a copiare il log path da creare. Trascrizione avviata. Stop. Andiamo a vedere. Eccolo qua.
E chiudiamo con global error, nel caso di errori, error count 0. Questo lo diamo dopo. Poi blocco 4, safe run. Ora il blocco 4 funziona safe run. La funzione riceve un blocco di codice da eseguire, una descrizione testuale, esegue action e un'azione e catch intercetta eventuali errori. Catch sotto intercetta eventuali errori. Quindi copiamo il blocco 4. E infine il catch per trovare eventuali messaggi d'errore, ce li deve stampare e salvare nel file log. E invia. Poi al 5 safe run. Il blocco 5 safe run va a leggere dati del sistema operativo tramite VMI CMI. Converte il numero built in intero e verifica che Windows 11 e Global Will 11 sia a partire dalla build 2200. La nostra è WinVer, andiamo a vedere la versione di Windows. Ecco, 26.200, quindi a partire dalla 2200 in su sono tutte ok, quindi anche la nostra. E verifica che esista recall, prima di tutto. Future Name Like Recall, rilevamento versione Windows. Perché recall esiste solo nelle build recenti con Compilot Plus incluso. Quindi andiamo a copiare il blocco 5. Il blocco 6, safe backup, crea un backup nel drive C
nel nostro disco fisso, avvia un ripristino e configurazione di sistema sul disco C. Nel caso di errori, noi andiamo quindi, come ho detto, dal punto 1 al punto 7, una fase preparatoria per Windows che noi gli andiamo a dare degli input e creiamo anche un punto di restore, un punto di ripristino. Nel caso ci siano errori, noi possiamo tornare col backup fatto automatico in questo script, possiamo tornare indietro, come vedete sotto, backup registro, no? Blocco 7. Punto modifying setting, noi modifichiamo il setting con la possibilità di poter tornare indietro in caso di problemi. Quindi invio, ok, blocco 7. Eseguire tutto insieme. Appunto, se facciamo il primo giorno minimo fino al blocco 7, il giorno seguente per poter continuare bisogna ripetere tutti i blocchi dall'1 al 5, altrimenti si perde tutto, bisogna rifare. Se no gli script non vengono riconosciuti da Windows. Dal blocco 1 al blocco 7 appunto sono i prerequisiti. Quindi reg export, cioè le chiavi di registro in un file reg di registro, esporta le chiavi di registro. Chiavi salvate HKLM, policy macchina globali, HKCU, policy utente corrente, CU, policy dell'utente corrente. Cosa otteniamo? Un backup manuale importante con doppio clic. Quindi andiamo a copiare save from reg expo, backup di registro delle chiavi di registro. E così siamo belli nel caso ci sono errori. Ora andiamo a dare solo un write host di testo yellow per differenziare dall'altro. Blocco 9. Andiamo a disattivare Advertising ID di Microsoft e le pubblicità che ci invia le Windows andiamo a disattivare perché non ci servono. Come ho detto, con le pubblicità ci sovraccarica anche di file log data che non che appesantiscono il sistema operativo e lo rallentano a lungo andare e di tante altre cose che non abbiamo bisogno, quindi lo andiamo a disattivare. Quindi copiamo un comando singolo. 0 significa mandarlo proprio a 0 nel registro di Word.
Quindi copiamo, tasto destro, blocco 10. Questa è la policy Microsoft System, mettiamo anche a 0, cioè i dati pubblici di attività dell'user. La cronologia delle pubblicità e la disabilita questo comando. Poi la telemetria la mettiamo a 1, non a 0, perché come ho detto non la possiamo disattivare totalmente, ma la teniamo al minimo per via degli aggiornamenti di sistema. E Windows 10, e quindi avremo problemi se la mettiamo a 0 totalmente, perché è integrata troppo nel sistema operativo Windows che non la possiamo eliminare del tutto. Ma la possiamo tenere a 1, molto bassa, bassissima, il minimo indispensabile, che non ci rompa e non parta in background automaticamente. Blocco 12, input personalizzazione off. Questo è molto importante. Aspetta. Input personalization restrict implicit collection, restrict implicit text collection, cioè che colleziona i nostri la raccolta di typing data, cioè quello che noi digitiamo, i tasti che noi digitiamo, Windows raccoglie dei dati di quello che noi, i tasti che digitiamo con le dita e quindi andiamo a eliminare tutto ciò. Blocchiamo la raccolta dati del nostro typing, della battuta a macchina. Lo ha preso, sì. Punto 13. Disattiva esperienze personalizzate, tailored experience, cioè che Microsoft ci chiede se vogliamo l'esperienza personalizzata, cioè in base alle nostre ricerche ci invia dei messaggi, delle email, delle pubblicità inerenti a ciò che ci piace, quindi tiene traccia di noi. No, grazie, andiamo a eliminare. Quindi suggerimenti, advertising, personalizzazioni Microsoft. Avrà effetto su ciò. A 0 appunto lo mettiamo appunto a 0. Blocco 14. Turn off Copilot, cioè blocchiamo Copilot.
Al 15 invece recall, qui come vedete future name non restart perché a volte cosa accade? Eh, Windows durante gli aggiornamenti, quelli importanti di sistema, può darsi che vada a reinstallare nuovamente Recall e Copilot. Noi con questo script che gli abbiamo dato, anche in futuro, se lo va a riscaricare, noi lo blocchiamo, non restart. Action silently continua. Se dà errore, action errore, silenziosamente deve continuare. Copiamo, tasto destro, copia, invio. Ok. Il punto 15.1 Step Recorder, cioè il Step Recorder è un'applicazione exe preinstallata di Windows che Step Recorder registra screenshot automatici delle proprie azioni, del proprio desktop. Registra screenshot. 15. Blocco 15. Top Step Recorder. Andiamo un po' qua. Andiamo su Edge, il browser Edge che non ci serve, c'ha pure Copilot installata, arrivano 3000 pubblicità ogni volta che lo si apre. Prima di fare questo script comunque lanciate per la prima volta, una volta sola, Edge, browser, senza registrarvi, saltando tutto. Almeno una volta lo dovete aprire, altrimenti se non lo aprite almeno una volta non riconosce il comando. Quindi questo solo write host di testo foreground yellow, colore giallo, che lo stampa a testo, e al blocco 17 Age Startup Boost Off. Disattiva precaricamento di Edge all'avvio, che si avvia in automatico in background. Quindi cosa otteniamo? Otteniamo risparmio della RAM, boot leggermente più leggero, il booting e l'avvio del sistema, senza questo cavolo di Edge. Andiamo a togliere il boost off a 0, lo mettiamo. E invio.
18, sempre lo stesso, background off. Impedisce a Edge di restare attivo in background. Lo teniamo dormiente. Anche lui non lo possiamo disinstallare totalmente dal sistema perché è troppo integrato e per via degli aggiornamenti è un problema. Appunto in background, andiamo a disattivarlo in background, che non si attivi in background a zero, anche esso. Invio. Il tracking anche, mettiamo a 3, non a 0, via degli upload, degli update futuri, degli aggiornamenti di sistema, come vi dicevo. Ora arriviamo al 20. Per rimuovere PowerToy, un cavolo di videogame preinstallato che boh, non mi interessa. Oh, cari signori, per oggi ci fermiamo qui. Sono arrivato fino al 20. Domani proseguiremo col seconda parte perché è lungo, ce n'è ancora un bel po'. Con la seconda parte dal 21 in poi. Ovviamente domani, spegnendo il o lo lasciate acceso tutta la notte e non chiudete PowerShell, o altrimenti se chiudete tutto e riprendete domani, io domani dovrò riprendere dal punto 1 al 5 minimo per poter continuare poi dal punto 20 in poi. Tutti gli altri appresi, ma dal punto 1 al punto 5, dove abbiamo visto la creazione del path del file txt di testo, il log con tutti gli input, output, gli output di PowerShell che cita Windows, appunto, di errori o nel nostro caso è andato tutto bene. E comunque ci vediamo a domani, questa è la prima parte. Un saluto speciale anche dal mio aiutante Goku con la sua onda sferica. Mandate tanti like che lui ha bisogno di energia, come vi ho detto. Più energia ha, più si ingrossa l'onda sferica e più potenza avremo su YouTube per fare migliori video, migliori spiegazioni e migliorarci nella nostra privacy, nei sistemi operativi, come ottenere privacy, alleggerimento dei sistemi operativi, praticità, che siano più reattivi, con meno cavolate inutili. E quindi grazie per l'ascolto, a domani, al prossimo video.